Michele Misteri, abito e lavoro a Messina, sono ingegnere. La passione per la nautica è una passione, diciamo, che ho sempre respirato in famiglia. Mio padre è un grande appassionato di mare. Questa barca rappresenta il punto di arrivo di questo tipo di amore per il mare, in quanto è la barca della memoria di quando ero ragazzino, nel senso che mi capitava intorno al 65-68 di andare spesso a Vulcano con la nostra prima barca e di trovarmi ormeggiato accanto a una barca uguale a questa, che era di proprietà del mitico Mike Bongiorno. Questa barca è un Ischia, un modello Ischia del cantiere Baglietto, costruita nel 63 e prodotta complessivamente in 78 esemplari circa. È una barca che rappresenta un punto di svolta della storia dello yachting italiano. In primo luogo perché è stato costruito dal cantiere sicuramente più prestigioso, un cantiere che ha una storia di oltre 150 anni, che parte alla fine dell'Ottocento costruendo sloop a vela, prima ancora barche da carico, poi sloop per gli appassionati di vela, e quindi è il punto di riferimento dei allora pochi armatori esistenti. È stata la prima barca costruita in serie. Fino agli inizi degli anni 60 i cantieri costruivano esclusivamente su commessa degli armatori. Teniamo conto che una barca di 16 metri in quegli anni rappresenta quello che oggi può essere equivalente a una barca di 40-50 metri, e quindi il fatto di essere prodotta in così gran numero di esemplari e aver avuto il successo che di fatto ha avuto ne fa proprio un punto di riferimento di tutta la storia della nautica italiana. Making themselves much harder, but you know there's one place you can go. Doesn't close, but there's Sono entrato in possesso di questa barca quasi per caso. La cercavo e la trovavo sempre in condizioni piuttosto malandate e con richieste di prezzo piuttosto elevate. È capitato invece di incontrarmi in un broker genovese che aveva rilevato da un collezionista l'intera produzione Baglietto di quegli anni. Il cantiere Baglietto faceva 4 barche che si chiamavano l'Elba di 12 metri, il Capri di 14 metri, l'Ischia di 16 metri, che appunto è questa, il Minorca di 19 e il Maiorca, che fu prodotto allora soltanto in 3 esemplari, di cui uno solo ancora è navigante. L'ho comprata mentre era galleggiante, assolutamente in condizioni drammatiche, nel porto di Sestri davanti a Genova, e in pieno inverno con i suoi motori originali l'ho portata giù da Genova a Messina, più precisamente a Porto Rosa, dove ci troviamo. È stata completamente smontata, la coperta è stata interamente rifatta, sono stati ricostruiti la gran parte dei bagli coperta. Però la barca è sostanzialmente integra. La derivazione della carena è una derivazione militare, questa era la carena dei MAS, dei famosi MAS, e ho cercato di fare un lavoro compatibilmente con l'esigenza di un utilizzo diciamo più moderno dei nostri giorni della barca, ma cercando di non alterare assolutamente quello che è lo spirito della costruzione dell'epoca. È una barca che consente una crociera confortevole, veramente confortevole in 4 persone, in quanto le 2 cabine degli ospiti sono molto distanti tra di loro, quindi offre il comfort di una barca molto più grande, perché non hai promiscuità, non hai la cala dei marinai è separata, i servizi dei marinai sono separati, insomma, pur essendo piccola è un piccolo motor yacht, è una barca di grande lusso, pur non essendo una barca enorme come dimensione. Ogni volta che penso di venderla poi mi faccio il bagno, la guardo dall'acqua di 3/4 dal basso e non riesco a staccarmene.